Vi piacciono i cottage inglesi? Se seguite il mio canale, molto probabilmente sì. E sicuramente non siete i soli. Pochi altri tipi di case sono conosciuti e ammirati nel mondo come i cottage. Se pensate al successo mondiale di film come L'amore non va in vacanza o L'ispettore Barnaby, capite sicuramente di cosa sto parlando. Ma al di là del loro aspetto esteriore così incantevole, vi siete mai chiesti come si vive in queste case così particolari? Io abito in un cottage della campagna inglese da più di 5 anni e in questo video vi racconterò quali sono gli aspetti positivi ma anche quelli negativi di vivere in una di queste case così affascinanti. Restate con me per scoprire tutti i segreti della vita in un autentico cottage della campagna inglese. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dove parlo del meraviglioso mondo della campagna inglese. Allora, come dico sempre nei miei video, i cottage sono l'immagine che più di ogni altra identifica la campagna inglese e sono senza dubbio una delle tipologie di case più conosciute e ammirate al mondo. Dalla Cina all'America, tutti sanno cosa sono i cottage inglesi e non credo esista una persona al mondo che sia totalmente immune al loro fascino. Quando si passa davanti a un cottage col tetto di paglia, coperto di rose sulla facciata, è impossibile non fermarsi a fotografarlo o addirittura sognare di viverci. Non so se ricordate la reazione di Cameron Diaz nel film L'amore non va in vacanza, quando arriva davanti a Rose Hill Cottage. Ecco, io ho provato la stessa emozione quando ho visto per la prima volta il mio cottage. Ero eccitata, curiosa e soprattutto non vedevo l'ora di entrare. Ricordo ancora il giorno in cui il cottage è stato messo in vendita. Ero seduta alla mia scrivania col mio computer e stavo guardando Rightmove. Per chi non lo sa, Rightmove è il principale sito per la vendita delle case qui nel Regno Unito e io in quel periodo lo monitoravo tutti i giorni perché ero alla ricerca del mio cottage. Quando ho visto che questo era stato messo in vendita, ho quasi fatto un salto sulla sedia e sono corsa subito da mio marito che stava lavorando nella stanza a fianco. Ricordo che abbiamo prenotato una visita il giorno stesso e, come si dice, il resto è storia. Vivere in un cottage è un'esperienza unica e per me è stato davvero il coronamento di un sogno. Devo ammettere però che all'inizio non è stato facile e che ho avuto bisogno di tempo per adattarmi a vivere in una casa che ha così tanti anni. Come ho già detto in altri video sui cottage, video che tra l'altro potete trovare in una playlist qui sul mio canale, vivere in un cottage della campagna inglese non è come vivere in una casa moderna, ma non è nemmeno come vivere in un cottage vittoriano di fine Ottocento. Ecco, in questo video voglio parlarvi proprio di come si vive in queste case così speciali e in particolare di quelli che in base alla mia esperienza sono i loro principali pro e i contro. Allora, partiamo dagli aspetti diciamo più problematici. Il problema principale dei cottage è senza dubbio l'umidità. Gran parte di questi cottage risalgono al periodo compreso tra il 1500 e la fine del 1700 e proprio per questo motivo non hanno le fondamenta,
tanto per capirci, poggiano letteralmente sul terreno. Ma non solo, in generale non hanno nessuna forma di isolamento, né tra le mura né a tetto. Ora, devo ammettere che io tutte queste cose non le sapevo prima di comprare il mio cottage. Ricordo bene la prima volta che ho notato dei segni di umidità. Ero seduta sul divano a guardare la televisione e a un certo punto mi sono accorta che un pezzetto di carta da parati proprio vicino allo zoccolo si stava staccando. Ho indagato un po' e ho scoperto che il problema era causato proprio dall'umidità che saliva dal terreno. Questa cosa all'inizio mi ha un po' preoccupata, perché prima di venire a vivere qui io ho sempre vissuto in case molto più recenti e quindi non avevo mai sperimentato niente di simile e onestamente non sapevo nemmeno cosa fare. Da quel giorno però ho imparato molte cose su questo problema, soprattutto ho imparato a gestirlo. Innanzitutto ho capito che l'umidità è un problema inevitabile in queste case e che in parte bisogna imparare a conviverci. A questo proposito cito sempre le parole di Jason. Jason è un signore che vive in un bellissimo cottage qui a Chawton. Un giorno l'ho incontrato e mi stavo lamentando con lui proprio dell'umidità e ricordo che lui mi ha detto: Laura, se non ti piace l'umidità, vai a vivere in una casa moderna. Sul momento la sua risposta mi ha fatto un po' sorridere. Poi però mi sono resa conto che era una grande verità e che questo in realtà è l'atteggiamento giusto per affrontare il problema, cioè, come dire, contestualizzarlo e anche dargli il giusto peso. Detto questo, ci sono diverse cose che si possono fare per tenere sotto controllo l'umidità. La regola fondamentale è che il cottage deve respirare, perché questo consente all'umidità di evaporare. In pratica, questo significa tenere le finestre aperte il più a lungo possibile, perché questo ovviamente consente all'aria di circolare. Poi però bisogna anche usare materiali naturali quando si fanno dei lavori. Tutti questi accorgimenti pratici, in sostanza, evitano che l'umidità resti intrappolata nelle mura e di fatto aiutano a tenere la casa asciutta. Ad esempio, quando ho fatto ripitturare la mia seconda camera, che si trova proprio qui sopra, ho usato una vernice che si chiama Earthborn, che letteralmente significa nato dalla terra. Questo è un brand che produce vernici naturali a base di lime, cioè di calce, vernici che sono completamente prive di prodotti chimici. Il lime consente alle mura di traspirare e quindi, come dire, aiuta a fare evaporare l'umidità in modo naturale. Lo stesso principio vale anche per l'intonaco. Insomma, nei cottage tutti i materiali devono essere a base di calce. Ci sono poi anche dei cambiamenti di stile di vita che sicuramente aiutano. Ad esempio, io tengo sempre la finestra aperta quando faccio la doccia. E questo sì, anche d'inverno. E in generale cerco di fare docce più brevi. Ovviamente in bagno ho anche l'estrattore, ma questi piccoli accorgimenti aiutano a non far penetrare il vapore nelle pareti e quindi riducono il rischio che si formi dell'umidità. Tutte queste cose possono sembrare complicate, ma onestamente dopo un po' diventano automatiche. Infine, io uso regolarmente il deumidificatore, anzi i deumidificatori, perché in realtà ne ho uno per piano e anche questo devo dire che aiuta molto. Insomma, oggi per me l'umidità non è più un problema, ma quando si comprano queste case è importante essere consapevoli che un po' di umidità ci sarà sempre.
Quindi, se uno cerca una casa perfettamente calda e asciutta, forse è meglio che acquisti una casa moderna. Un altro aspetto da considerare per vivere in queste case è che i cottage hanno bisogno di manutenzione continua. In sostanza, in queste case i lavori non finiscono mai. Questo significa, da un lato, dedicare molto tempo alla cura della casa, cosa che ovviamente in una casa moderna di solito non è necessario. Dall'altro lato, significa anche cercare le persone giuste per fare i lavori e soprattutto accettare di avere spesso gente in giro per casa. Purtroppo trovare artigiani specializzati in questo tipo di case non è facile. E quei pochi che ci sono vanno continuamente inseguiti perché sono sempre impegnati. In questi 5 anni io ho fatto diversi lavori nel mio cottage e vi assicuro che al di là dell'investimento economico è stata un'esperienza un po' stressante. Quando abbiamo fatto ristrutturare la camera e il bagnetto qui sopra, abbiamo avuto gli operai in casa per 2 settimane. Ora, questa può sembrare una cosa abbastanza normale, ma vi assicuro che qui è stata tutt'altro che normale. Per andare in quella stanza, gli operai dovevano attraversare tutte le altre stanze, compresa la sala e la nostra camera da letto, e quindi ce li trovavamo dappertutto dalla mattina alla sera. Credetemi, è stata un po' una rottura, anche se devo dire che alla fine ne è valsa sicuramente la pena. I lavori nei cottage poi di solito costano di più che in una casa moderna. Come vi dicevo prima, bisogna sempre utilizzare materiali particolari e soprattutto ditte specializzate che conoscono questi tipi di case. Insomma, se non si è disposti a considerare la casa come un progetto continuo e ad accettare i disagi e anche i costi che questo comporta, forse è meglio non andare a vivere in un cottage del 1600. Un altro aspetto problematico è che quasi tutti i cottage costruiti prima del 1700, cioè la maggior parte dei cottage della campagna inglese, sono listed, cioè vincolati. Ora, questo da un lato è anche un fatto positivo perché aumenta il valore della casa, ma dall'altro vi assicuro che complica parecchio la vita. Il mio cottage non fa eccezione, è Grade 2 listed, cioè è considerato un edificio di particolare pregio storico e architettonico e quindi è soggetto a tutta una serie di restrizioni. In pratica, vivere in una casa vincolata significa dover chiedere un permesso per fare qualsiasi cambiamento. Tanto per essere chiari, questo permesso non è la licenza edilizia o come si chiama adesso in Italia, è un permesso specifico per le case vincolate che qui si chiama Listed Building Consent e che è aggiuntivo all'eventuale licenza edilizia. Il principio è che non bisogna alterare il carattere originario di queste case, perché questo è un patrimonio in sé da tutelare. E quando si parla di carattere originario, non si intende solo l'aspetto esteriore o il layout interno, ma anche i materiali. Quindi, ad esempio, se io voglio cambiare una porta o, che ne so, una di queste travi, oltre a chiedere il permesso edilizio, se necessario ovviamente, devo anche presentare una domanda a parte. In questa domanda devo spiegare perché questi cambiamenti non alterano il carattere originario del cottage e devo anche fornire informazioni sui materiali che intendo utilizzare. Spesso, e questo soprattutto per i cambiamenti ovviamente più complessi, è anche necessario allegare la relazione di un esperto.
sostanzialmente uno specialista della conservazione che qui nel Regno Unito si chiama Heritage Consultant. Questo purtroppo ha un costo, ma vale la pena farlo perché chiaramente aumenta la possibilità che la domanda venga accolta. Tra l'altro, io in questi anni ho anche imparato che questo mondo è un po' una giungla e che a volte è difficile sapere in anticipo se la domanda verrà accolta o no. Chi decide su queste domande sono questi Conservation Officers. Sostanzialmente sono dei dipendenti della contea, che qui è un po' una via di mezzo tra una regione e una provincia, e sono responsabili per la tutela del patrimonio storico e architettonico locale. Ora, qual è il problema? Il problema è che questi Conservation Officers hanno delle linee guida nazionali, ma poi le interpretano a modo loro, con risultati che spesso sono molto diversi da contea a contea. Vi faccio un esempio. Nella zona dove vivo io, nelle case listed non si possono installare i doppi vetri, ma so che in altre contee ci sono state invece delle aperture su questo tema. Qui in Hampshire l'unica cosa che si può fare è aggiungere un telaio interno rimovibile proprio dietro la finestra. In inglese si chiama secondary glazing, cioè vetro secondario. Durante i miei tour ne faccio sempre vedere uno in un cottage del 1500 che è proprio attaccato alla casa di Jane Austen. Tra l'altro la famiglia che vive in quel cottage ha battagliato per anni proprio con il Conservation Office per ottenere il permesso di estendere il cottage sul retro e creare una cucina più grande. Alla fine ci sono riusciti, ma vi assicuro che hanno avuto davvero una bella pazienza. Le estensioni sono una delle richieste tipiche per le case listed. I cottage notoriamente non sono case spaziose o luminose, quindi in genere chi può, perché ha lo spazio sul retro, spesso chiede di poter costruire una stanza in più. E questa stanza di solito è realizzata con grandi vetrate proprio per far entrare più luce all'interno. Come ho detto nel video in cui parlo delle caratteristiche dei cottage, di cui tra l'altro trovate il link qui sopra, uno dei problemi dei cottage è proprio la mancanza di luminosità e questo in effetti devo dire che è un po' un limite. Insomma, se non si è disponibili a passare del tempo a scrivere delle richieste, a motivarle e soprattutto se si vuole essere liberi di fare quello che si vuole in casa propria, un cottage listed non è sicuramente la casa migliore in cui vivere. Allora, chiariti quelli che, in base alla mia esperienza, sono i principali problemi di vivere in un cottage, vediamo invece adesso quelli che sono gli aspetti positivi. Dunque, il primo è sicuramente che vivi in una casa che è letteralmente unica. A differenza delle case nuove, che a volte sembrano davvero fatte con lo stampino, i cottage sono per definizione tutti diversi uno dall'altro. Io vivo in un cottage che fa parte di una schiera di 3. Se li guardate da fuori sembrano esattamente uguali. Hanno lo stesso portico, le stesse finestre piombate e più o meno anche le stesse dimensioni esterne. In realtà, internamente, sono completamente diversi uno dall'altro. Io li conosco bene tutti perché sono stata invitata varie volte dai miei vicini e all'inizio questa diversità mi ha stupito perché era una cosa che sinceramente non mi aspettavo. Insomma, essere proprietari di un cottage vuol dire possedere una cosa che è letteralmente unica. Una delle cose più entusiasmanti poi è andare alla ricerca delle origini del cottage. Quando mi sono trasferita qui, i precedenti proprietari mi hanno dato alcuni documenti.
Tra questi documenti c'era in particolare una ricerca molto dettagliata fatta da una storica locale che è riuscita a risalire fino alla metà del 1600. A volte mi fa davvero effetto pensare quante persone hanno vissuto in queste stanze e quante storie si sono sviluppate tra queste mura. E questo, tra l'altro, si collega anche a un altro aspetto molto bello di vivere in un cottage. Possedere una di queste case significa di fatto essere dei custodi oltre che dei proprietari. In sostanza vuol dire avere l'opportunità, ma anche la responsabilità, direi, di svolgere una funzione importante per la comunità, conservare un pezzo del patrimonio culturale da trasmettere alle future generazioni. Per me devo dire che questo è un aspetto davvero straordinario ed è una delle cose che mi piace di più dei cottage inglesi. Il Regno Unito è il paese al mondo con il più alto numero di case storiche ancora abitate. Pensate, nella sola Inghilterra ci sono oltre 400.000 case listed e 2/3 sono ancora utilizzate come abitazione. Io credo che questo patrimonio vada salvaguardato perché fa parte della storia di questo paese e rappresenta un pezzo importante della sua eredità culturale. Questi vecchi cottage dovrebbero essere acquistati proprio con questo spirito e non per trasformarli in case con tutti i comfort moderni, sempre che questo sia possibile. Spesso diciamo di, voler essere ricordati per aver fatto qualcosa di buono nella vita. Ovviamente ci sono tanti modi per farlo, ma prendersi cura di una casa che ha un valore storico e architettonico e trasmetterla in buone condizioni alle future generazioni è sicuramente uno di questi. E io devo dire che sono davvero orgogliosa di poterlo fare. Infine, per me la cosa forse più bella di vivere in un cottage è il fascino incredibile di queste case. Come dicevo prima, io ormai vivo in questo cottage da più di 5 anni, ma ancora oggi, ogni volta che rientro a casa e vedo quella incredibile cascata di rose sulla facciata, rimango letteralmente incantata dalla sua bellezza. Questo ovviamente non è che vale solo per il mio cottage, ma vale per la maggior parte dei cottage della campagna inglese. Una delle cose che mi fa anche sorridere, ma a cui ti devi abituare quando vivi in un cottage, è che la tua casa viene fotografata continuamente e che spesso navigando su internet trovi la foto di casa tua sul profilo di persone sconosciute. A me succede di continuo, ma è una cosa comune a tutti i villaggi. Come ho detto prima, poche persone rimangono immuni di fronte al fascino di queste piccole casette che a volte sembrano davvero uscite da un libro delle fiabe. Come ripeto ogni volta che parlo di questo argomento, fa davvero effetto pensare all'incredibile viaggio compiuto dai cottage inglesi. Queste sono case che sono nate come case povere, ma che da Cenerentole oggi si sono trasformate in vere e proprie principesse.
questi sono quelli che io considero i principali pro e contro di vivere in un cottage. Ora, se devo fare un bilancio degli oltre 5 anni che ho vissuto in questa casa, posso dire che non mi sono affatto pentita della mia scelta. Non solo amo il mio cottage per il suo incredibile fascino, ma onestamente non è stato neanche un problema cambiare stile di vita per adattarmi alle sue caratteristiche. Alla fine, quello che prevale è, da un lato, questa sensazione meravigliosa di vivere in una casa unica, una casa che è davvero un piccolo pezzo di storia, e dall'altro quello di contribuire concretamente alla sua conservazione. Certo, come vi dicevo prima, all'inizio non è stato facile e in alcuni momenti mi sono anche sentita un po' persa, perché le cose da imparare sono davvero tante. Questo è stato un altro grande cambiamento nella mia vita, un po' come tutti quelli che ho affrontato negli ultimi 15 anni. Sono passata da una casa moderna dove tutto era nuovo e funzionale a una casa di quasi 400 anni, in cui non c'è un solo muro dritto e dove sono costretta a chinare la testa ogni volta che vado in cucina. A forza di picchiarci la testa, ho imparato a fare anche quello. Ovviamente ho avuto bisogno di tempo per imparare a viverci, ma oggi posso dire di sentirmi a tutti gli effetti un custode di questo piccolo pezzo di storia inglese. E a voi, vi piacerebbe vivere in un cottage? E soprattutto, pensate che potreste convivere con alcuni dei problemi di cui vi ho parlato? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Creare questi video richiede tempo ed energie e il vostro sostegno mi aiuta davvero tanto a far crescere questo progetto. Grazie mille e ciao!